Il 18 luglio prenderà ufficialmente il via il torneo più importante dell'intero calendario Stardom, il 5 Star Grand Prix. Se seguite la compagnia da poco tempo, probabilmente vi starete chiedendo perché tutti parlino di questo torneo come dell'evento più importante dell'anno. Se invece siete fan di lunga data, sapete già benissimo che il 5 Star Grand Prix è il momento in cui si scrive la storia. È qui che nascono le rivalità più intense, che esplodono le sorprese più clamorose e che una singola vittoria può trasformare completamente la carriera di una wrestler. Per questo motivo oggi voglio accompagnarvi in una guida completa dedicata al torneo. Vedremo insieme cos'è il 5 Star Grand Prix, perché rappresenta il cuore della Stardom, quali sono le sue regole, come funziona il sistema di punteggio, come si arriva alla finale. Analizzeremo tutti i blocchi e concluderemo parlando degli incontri che, secondo me, potrebbero rivelarsi assolutamente imperdibili. Per capire davvero l'importanza del 5 Star Grand Prix, bisogna prima comprendere il suo significato all'interno della Stardom. Il torneo nasce seguendo la tradizione dei grandi tornei a gironi del wrestling giapponese, prendendo ispirazione da competizioni leggendarie che da decenni rappresentano il massimo banco di prova per qualsiasi lottatore. In Stardom il 5 Star Grand Prix è diventato molto più di un semplice torneo. È il momento dell'anno in cui tutte le lottatrici, dalle campionesse alle rookie, hanno l'occasione di dimostrare il proprio valore. Ogni partecipante affronta numerosi incontri nell'arco di diverse settimane, mettendo continuamente alla prova resistenza fisica, preparazione atletica e capacità mentale. Non basta vincere un solo grande match, bisogna mantenere un rendimento elevato per tutta la durata della competizione, evitando passi falsi e riuscendo a recuperare energie tra un evento e l'altro. È proprio questa continuità a rendere il 5 Star Grand Prix una sfida tanto prestigiosa quanto estenuante. Molti si chiedono perché venga considerato persino più importante di alcuni grandi show titolati. La risposta è molto semplice. Durante l'anno si possono vincere delle cinture approfittando della serata perfetta. Vedete, nel Festa Grand Prix bisogna dimostrare di essere la migliore contro tantissime avversarie diverse. Ogni wrestler affronta stili differenti e ogni giornata può cambiare completamente la classifica. E anche chi parte male può tranquillamente riuscire a rimontare fino all'ultima giornata. Vincere questo torneo significa aver dimostrato di essere stata la performer più completa e costante dell'intera estate. Non a caso l'albo d'oro del torneo è composto da alcune delle più grandi leggende della Stardom, donne che hanno contribuito a costruire la storia della compagnia e che ancora oggi vengono ricordate proprio grazie alle loro imprese nel 5 Star Grand Prix. Oltre al prestigio personale, il torneo mette in palio qualcosa di enorme. La vincitrice ottiene infatti una futura opportunità per il World of Stardom Championship, il titolo massimo della federazione. Questo significa che il 5 Star Grand Prix rappresenta la strada più prestigiosa per arrivare alla cosiddetta Red Belt. Moltissime campionesse hanno costruito il proprio regno proprio partendo da una vittoria nel torneo, rendendo il Grand Prix una vera e propria rampa di lancio verso il successo assoluto. Ma anche chi non riesce a vincere, può comunque uscirne rafforzata. Una rookie che sorprende una campionessa, una wrestler che mette insieme una lunga serie di vittorie, una veterana che ritrova fiducia, possono cambiare completamente il proprio status agli occhi del pubblico e della dirigenza. Parliamo adesso delle regole. Il formato del 5 Star Grand Prix è relativamente semplice da comprendere, ma estremamente affascinante da seguire. Le partecipanti vengono divise in 4 blocchi.
Red Stars A, Red Stars B, Blue Stars A e Blue Stars B. Ogni wrestler affronta tutte le avversarie presenti nel proprio blocco in incontri 1 contro 1. Questo significa che nessuno può nascondersi. Prima o poi bisognerà affrontare ogni rivale del proprio girone, rendendo la classifica il più meritocratica possibile. Ogni incontro ha un limite di tempo e ogni risultato influisce direttamente sulla graduatoria del blocco. Il sistema di punteggio è altrettanto semplice. Una vittoria vale 2 punti, un pareggio segna 1 punto a entrambe le partecipanti, mentre una sconfitta non porta alcun punto. Alla fine della fase a gironi vengono sommati tutti i punti conquistati da ciascuna wrestler. La classifica finale determina chi prosegue il proprio cammino verso la fase conclusiva del torneo. Naturalmente ogni punto diventa fondamentale. Esistono tantissimi casi nella storia del torneo in cui una semplice sconfitta inattesa o un pareggio negli ultimi minuti hanno completamente cambiato il destino di una partecipante. Per questo motivo ogni incontro conta davvero, anche quelli che sulla carta sembrano meno importanti. Ma come si arriva quindi alla finale? Beh, al termine della fase a gironi, le 3 migliori classificate dei rispettivi blocchi avanzano alla fase finale. Da quel momento ogni errore diventa fatale, non esistono più possibilità di recuperare punti nelle giornate successive. Basta una sola sconfitta per dire addio al sogno di conquistare il torneo. La pressione aumenta enormemente e spesso è proprio in questa fase che assistiamo ai match più memorabili dell'intera competizione. La finale del 5-Star Grand Prix rappresenta il culmine di settimane di battaglie, sacrifici e rivalità. Le 2 finaliste arrivano dopo aver affrontato un percorso durissimo e, nella maggior parte dei casi, danno vita a incontri destinati a entrare nella storia della Stardom. Passiamo adesso ai blocchi ufficiali dell'edizione 2026. Partiamo dal Red Stars A, dove troviamo Sayaka Kurara, Tomoki Inaba, Azumi, Izuki Aoki, Maika, Natsuko Tora, Rina e una partecipante ancora da annunciare che verrà determinata durante lo show dell'11 luglio. È un blocco estremamente interessante perché mette insieme esperienza, giovani talenti e alcuni delle wrestler più pericolose dell'intera compagnia. Maika parte sicuramente tra le favorite grazie alla sua incredibile forza fisica, mentre Azumi rimane una delle wrestler più spettacolari e tecnicamente complete della Stardom. Attenzione anche a Tomoki Inaba, capace di mettere in difficoltà praticamente chiunque grazie al suo stile estremamente duro. Natsuko Tora porterà invece tutta la propria aggressività, mentre Rina continua il suo percorso di crescita, dimostrando sempre maggior maturità sul ring. Da quest'ultima ci aspettiamo grandi cose, soprattutto perché ella è stata protagonista di un tour di un mesetto in Messico in Semenelel. Tour che ha poi toccato anche l'America grazie alla sua presenza in MLW e in una puntata di AEW Collision. Sayaka Kurara invece avrà il dovere di riscattare l'onta del suo regno fallimentare. Dopo aver perso la Red Belt contro Suzu Suzuki a The Conversion, la lottatrice di Cosmic Angels è obbligata ad essere protagonista del torneo, se non altro per ricordare a tutti che lei c'è, è lì, ed è pur sempre un'avversaria con cui fare i conti. Izuki Aoki avrà una grande occasione per dimostrare quanto vale contro alcune delle migliori wrestler della compagnia. Nel Blue Stars A troviamo Aya Sakura, Ina, Miyu Hamasaki, Suzu Suzuki, Hanako, Ryan, Ruaka e B. Priestley. Anche questo blocco promette spettacolo dal primo all'ultimo incontro. Suzu Suzuki rappresenta probabilmente uno dei nomi più pericolosi all'interno del torneo grazie al suo stile imprevedibile e alla sua capacità di alzare il livello contro qualsiasi avversaria.
Inoltre, entra all'interno della competizione come World of Stardom Champion ed è quindi vista da tutte come l'avversaria da battere, la montagna da scalare. Una vittoria contro di lei sarebbe prestigiosa e potrebbe aprire a vari scenari, ma Suzu, non è il tipo da farsi intimidire e rubargli una vittoria, sarà tutt'altro che facile. Bea Priestley torna invece in un contesto che conosce benissimo e nonostante io non la veda come candidata alla vittoria finale, può comunque essere la classica scheggia impazzita con cui dover fare i conti. Ina continua la propria crescita anno dopo anno, mentre Miyu Hamasaki sta mostrando sempre maggior sicurezza. Hanako possiede una stazza impressionante e potrebbe sorprendere molti rivali. Aya Sakura, Rian e Ruaka avranno invece l'occasione di accumulare esperienza preziosa, affrontando alcune delle migliori wrestler della scena mondiale. Il Red Stars B è forse uno dei blocchi più competitivi dell'intero torneo. Al suo interno troviamo Saya Ida, Lady C, Mei Seira, Rina Yamashita Makito, Konami Azusinaba e Utami Hayashi Shita. Basta leggere questi nomi per capire quanto sarà difficile prevedere una vincitrice. Utami Hayashi Shita rappresenta sempre una delle favorite in qualsiasi competizione. Mei Seira continua a impressionare per velocità e tecnica, mentre Konami resta una delle migliori specialiste nelle sottomissioni. Makito porterà il suo carisma unico, Rina Yamashita tutta la sua brutalità, Lady C la propria crescita costante, Saya Ida la sua inesauribile determinazione e Azusinaba tanta voglia di sorprendere. È probabilmente il blocco nel quale ogni singolo incontro potrebbe tranquillamente essere un main event. Infine, troviamo i Blue Stars B, con Hanan, Yuna Mitsumori, Ami Sorei, Starlight Kid, Koguma, Momo Watanabe, Saya Kamitani e una partecipante ancora da ufficializzare l'11 luglio. Anche qui il livello è semplicemente altissimo. Starlight Kid continua a essere una delle wrestler più amate e complete della Stardom, mentre Saya Kamitani resta una delle atlete più spettacolari nel panorama mondiale. La Phoenix Queen ad oggi è probabilmente la lottatrice più completa in Stardom. Lottato, carisma, presenza scenica, insomma, Saya Kamitani è praticamente perfetta e ha fame di tornare sul trono che le spetta di diritto. Affrontare una come Saya Kamitani è un qualcosa di difficile per chiunque. Momo Watanabe è una delle atlete invece più esperte, aggressive e tecniche dell'intera Stardom. Inoltre, Momo è la campionessa uscente, avendo vinto il torneo lo scorso anno, e il suo obiettivo è chiaro: vuole ripetere ciò fatto precedentemente, vincendo per la seconda volta il 5-Star Grand Prix, il che le darebbe il vanto di essere l'unica atleta nella storia ad esserci riuscita. Hanan continua la sua crescita dopo le ottime prestazioni degli ultimi anni, entrando nel torneo di quest'anno come Wonder of Stardom Champion. Ha il dovere di valorizzare la White Belt con risultati importanti e prestazioni di spessore. Ami Sorei rappresenta sempre un'avversaria durissima da affrontare. Koguma è imprevedibile come poche, mentre Yuna Mitsumori porta energia e potenza in ogni incontro. Anche in questo caso manca ancora un'ultima partecipante che potrebbe cambiare completamente gli equilibri del blocco. Proprio queste ultime due posizioni ancora vacanti aggiungono ulteriore curiosità al torneo. Durante lo show di sabato 11 luglio verranno infatti decise le ultime due partecipanti, completando definitivamente la lista delle 30 wrestler già annunciate. Sarà interessante capire chi riuscirà a conquistare questi due ultimi posti disponibili e soprattutto se le nuove arrivate riusciranno a inserirsi immediatamente nella lotta per la qualificazione. Ma quali sono gli incontri che, almeno sulla carta, sembrano assolutamente imperdibili?
Beh, sicuramente Azumi contro Maika rappresenta uno scontro di stili affascinante tra velocità e potenza. Tomoka Inaba contro Maika promette una battaglia durissima fatta di colpi pesanti. O anche Azumi contro Rina. Anche questo match è assolutamente da tener d'occhio, anche perché, come detto precedentemente, ci sono grandi aspettative intorno a Pink Devil. Nel Blue Stars A sarà impossibile non attendere con curiosità su Suzuki contro Priestley, così come su Suzuki contro Miyu Hamasaki. Nel Red Stars B tengo particolarmente d'occhio Utami Hayashishita contro Mei Seira, Utami contro Konami e Konami contro Maki Ito. Tutti incontri che potrebbero tranquillamente rubare la scena in qualsiasi evento. Nel Blue Stars B invece sarà difficile distogliere lo sguardo da Sayaka Mitani contro Starley Kid, da SLK contro Momo Watanabe e soprattutto da Momo Watanabe contro Sayaka Mitani, specialmente alla luce di quanto successo negli ultimi tempi tra queste due atlete. Per ripercorrere le loro ultime scaramucce e scoprire cosa è successo tra loro e cosa ha portato a ciò, beh, vi rimando al video che trovate qua sopra in sovrimpressione. Naturalmente questa è soltanto una piccola selezione, una delle caratteristiche più belle del 5-Star Grand Prix, beh, è proprio quella di regalarci incontri che normalmente vedremo forse una volta all'anno oppure addirittura mai. Ed è proprio grazie al formato a gironi che spesso scopriamo nuove rivalità destinate poi a proseguire nei mesi successivi. Non bisogna quindi limitarsi a seguire soltanto i match tra le favorite. Molto spesso sono proprio gli incontri meno pronosticabili a regalare le emozioni più grandi e a cambiare completamente la classifica. L'edizione 2026 dunque prenderà il via il 18 luglio e accompagnerà i fan della Stardom per tutta l'estate fino alla grande finale del 23 agosto. Saranno settimane ricche di emozioni, colpi di scena e classifiche in continua evoluzione. Ogni show potrebbe cambiare completamente gli equilibri del torneo e rendere ancora più complicata la corsa verso la finale. Ed è proprio questo il motivo per cui il 5-Star Grand Prix rappresenta l'appuntamento più atteso dell'anno. Perché, vedete, non è soltanto un torneo, è un viaggio. È il momento in cui le wrestler mettono alla prova ogni singola parte del proprio repertorio, affrontando la fatica, il dolore, la pressione di dover ottenere risultati praticamente ogni settimana. È il periodo dell'anno in cui si costruiscono le future campionesse, nascono nuove rivalità e si scrivono alcune delle pagine più belle della storia della Stardom. Se siete nuovi fan, il mio consiglio è di seguirlo dall'inizio alla fine, perché difficilmente esiste un modo migliore per conoscere davvero tutte le protagoniste della federazione. Se invece siete già appassionati da tempo, beh, preparatevi perché anche questa edizione promette di essere una delle più competitive e spettacolari degli ultimi anni. Adesso non resta che attendere il 18 luglio, scoprire chi saranno le ultime due partecipanti che verranno annunciate sabato 11 e vivere insieme un'altra estate all'insegna del miglior Joshi Poloresu del mondo. Ma ditemi, secondo voi chi vincerà il 5-Star Grand Prix 2026? Quale blocco vi sembra il più difficile? E quale match aspettate con più hype? Beh, sono tutte domande a cui potete rispondere qua sotto nei commenti. Per quanto riguarda invece il mio pronostico sulla vincitrice, vi do appuntamento al prossimo video che uscirà nei prossimi giorni. In quel contenuto parleremo del perché, secondo me, c'è una lottatrice che più di tutte merita la vittoria finale, anzi, vi dirò di più, in realtà è proprio la Stardom ad aver bisogno che quella wrestler vinca il 5-Star Grand Prix 2026.
Per non perdervi questo video e molti altri contenuti sulla Stardom, beh, vi consiglio di iscrivervi al canale se ovviamente non l'avete ancora fatto e di attivare anche la campanella. Grazie a tutti e alla prossima! Bye bye!